questi musi, che spettacolo! Questo è il nostro classico Scania, il muso lungo nettamente più affascinante, vero Tonio? Intanto Mac arranca. Già siamo a 5,70. Un altro Mac. È dura qua, che ripida. Sicuramente dalla camera non si riuscirà a capire la dimensione di queste dune, ma vi possiamo garantire che sono enormi. C'è una strada tutta sterrata nella parte più bassa della valle, ma più che sterrata è sabbiosa. Non si può. Altra cosa che dal divano di casa non riuscite a percepire è il cambiamento della temperatura. Per assurdo, mano a mano che si scende la temperatura diminuisce. Ovviamente l'Oceano Pacifico mitiga in maniera inversa. Questa strada è veramente surreale. 290 metri sul livello del mare. Mac che viene su alla grande, sicuramente è scarico, fa il figo rispetto a Jack, ma il Volvo tiene testa, ma non passa nada. Arrivati al controllo Sunat a 390 metri sul livello del mare. Vediamo se riguarda solo i mezzi pesanti. Noi qua dove dobbiamo passare? Forse qua a destra? Sì. Ci passiamo. Ok. Quindi per noi in moto, turisti, nessun tipo di controllo. Questa vista sull'Oceano Pacifico dopo essere stati 3 mesi fa sull'Oceano Atlantico è emozionante. Però voi siete stati in sella insieme a noi, quindi credo che sia emozionante anche per voi, perlomeno ce lo auguriamo. E fra 300 metri prendiamo la famosissima Panamericana. Per adesso benvenuti a Camaná. Mamma mia, cioè non so se si riesce a vedere dalla camera, ma c'è una nebbiolina che viene dal mare. Bellissimo, lo troviamo in ottima salute il Pacifico rispetto anche alle zone del nord del Cile, dove ci aveva fatto un po' dispiacere vederlo particolarmente sporco, sempre agitato, se no non è il Pacifico. E adesso scatta la solita domanda: ma dove vivono queste persone? È l'1:45 di pomeriggio, magari l'ora della siesta, ma sembra un paese fantasma. Tutto relativamente divelto, tutte le strade che vanno al mare sono sabbiose, non c'è asfalto all'interno di questo paesino. La strada finisce sul mare. Andiamo a far benzina, attenzione alla sabbia, ma non affonda. Questa è diesel ultra, non ci interessa. Premium, ok. Pieno alla Tenerona fatto, abbiamo ancora 136 km che saranno tutti, come potete vedere dalla cartina, di fianco al mare. In questo punto addirittura c'è tanto fumo che viene dalla sinistra e comunque noi rimaniamo sempre più sconcertati da certi luoghi. Sembra di attraversare luoghi da fine del mondo e abbiamo ancora 108 km e d'ora in poi, come si può vedere anche dal CarPlay, finirà questa zona verde che ci siamo portati dietro per circa 15 km e la ruta, la strada costeggerà il mare e torneremo nel nulla cosmico più assoluto. Questa spiaggia sarà lunga 500 metri. Guardate la velocità dei camion per superare queste salite. Cioè, praticamente vanno a 15 all'ora. In prima faccio fatica a tenere l'equilibrio. No, in seconda era. E dopo 20 km, nuovo paesino, se così si può definire, e traffico prevalentemente di camion.
guardate questa cosa sul navigatore perché stiamo imparando strada facendo. Dopo la curva vediamo questo verde, ci dovrebbe essere la classica vallata verde dove appunto coltivano. Vediamo ed effettivamente Google non sbagliava, solita oasi nel deserto. Poi là in fondo c'è un fumo pazzesco, non so se è andato a fuoco qualcosa di importante, speriamo di no. Guardate che case, mamma mia. Ora attraverseremo la valle e il fumo si trova là in fondo. È affascinante questa strada con in fondo questa montagna. È un fiume impressionante. Guardate la portata e pensate che la stagione delle piogge è praticamente gli sgoccioli. Ecco la vallata dove eravamo immersi. Ti fermi per fare una foto, morte certa. Un minimo di guardrail. Ma siamo altissimi, mamma mia. 160 metri di altitudine. Comunque la Tenerone non la riconosco più perché tra 4.000-5.000 metri e il livello del mare il motore rende in maniera totalmente differente. E comunque era solo un'illusione iniziale. Il Pacifico gode purtroppo della malsana salute che abbiamo visto al nord del Cile. È sporco anche qui. Altra oasi verde. Sempre presente il guardrail, Cioè quasi mai. l'odore è fortissimo. Morte certa, anche per la giornata di oggi questo è il posto giusto, potete dirlo tranquillamente. Ma dove vi portiamo? Attico, 33 km, sicuramente sarà una metropoli. Mamma mia, qui addirittura hanno fatto un muro di contenimento per la sabbia che scende, però qua non serve qualcosa di contenimento perché più che andare di sotto non vai da nessuna parte. Qui la sabbia è al limite, guarda, con il muro. L'unica cosa che bisogna dire è l'asfalto è praticamente perfetto. Con una moto da strada, con delle gomme più stradali, qua ragazzi ti diverti veramente, sempre con un occhio di riguardo per appunto il precipizio. Guardate i camion come soffrono, quindi qua respirate a pieni polmoni. A parte quando si hanno i camion davanti di ultima generazione, lì andate in apnea. Qui siamo arrivati quasi al livello del mare. E c'è un perro? Perro! Che fai qua? Che fai qua? Non c'è una casa qua nel raggio di 50 km. È uscito dal mare. Il Pacifico visto da vicino. Abbiamo intravisto delle pinne, dovrebbero essere dei delfini probabilmente. Li abbiamo persi, eccoli, sì sì.
3,2 km. Sicuramente voi non vedrete nulla contro luce, ma vi anticipo che qua ci dovrebbe essere il classico pedaggio donde si può passare, ma non si vede minchia, forse per le moto era là in mezzo, ma qua non c'è nessuno. In teoria noi non dovremo pagare, quindi vamos. E questa è la periferia della cittadina dove abbiamo trovato un alloggio semplicissimo, ma comunque qualcosa abbiamo trovato. Sarà che siamo contro luce, sarà che sono le 5 di pomeriggio, questi pali, questa nebbiolina, è abbastanza suggestivo. Sembra quasi una città post bombardamento. Il distributore di benzina per domani ce l'abbiamo, eccolo qua, perché da qui a Nazca sono ancora 250 km, non c'è nessuno in giro. Qui qualcosa si inizia a muovere. Dobbiamo andare alla derecha, poi in fondo. Ecco come si presenta Atico. Al navigatore sono rimasti 200 metri, dovremmo avere anche il garage per la moto e dovrebbe essere questo l'hotel. Arrivati. Adesso come sempre mandiamo in avascoperta a Sara per il check-in, che qua la porta è nera e nessuno si è presentato. Comunque torno a dire posto, ma soprattutto strada, il lungomare è veramente pazzesco, perché situazioni che cambiano. Ovviamente il viaggio è on the road, quindi man mano che si sale cambia anche l'ambientazione, cambia la natura intorno, cambia ma non di tanto la povertà, perché veramente ne abbiamo vista tantissimo. Tecnologia anni 80, addirittura appeso a soffitto e ruota in maniera perfetta. Come vi abbiamo già detto e ridetto, sono luoghi un po' fuori dal mondo per noi europei, ma per noi è una tappa di trasferimento direzione Nazca. Sarà bella pronta? Addirittura la camera non è poi così male. Vamos! Diretti a far benzina per la Tenerona. Devo trovare la premium, eccola qua. Ripartiamo direzione nord. Ho fatto un cambiamento al CarPlay sulle impostazioni per capire le differenze. Una curiosità molto interessante è che qua vendono la benzina a galloni, e facendo una banalissima conversione a grandi linee parliamo di 1,15 euro al litro, però metto sempre la premium che costa leggermente di più. Dopo 1 chilometro dall'uscita del paese, questa è l'ambientazione intorno. Ho cambiato l'impostazione per quanto riguarda l'angolo cieco, segnala in maniera velocissima ma anche dal lato opposto. Le barche dei pescatori sono ancora in mare, mentre noi riprendiamo la ruta hacia il norte, verso il nord. Guardate in tempo reale, ecco l'indicazione. Qua di colpo siamo atterrati sulla Luna. Quello che purtroppo non cambia invece è la basura. Ho fatto questa piccola deviazione perché il manto bianco e questo spiazzo un po' mi aveva attirato. Però vogliamo condividere con tutti voi la situazione delle acque. In fondo c'è una spiaggia. In un contesto del genere vedere questo inquinamento un po' fa male. Una sbarra, non so se si può entrare, è aperta. Il fondo sembra con poca sabbia. L'unica cosa che mi viene da dire, peccato. Sì, potrebbe essere una caletta bellissima, però vediamo molti cartelli che cercano di insegnare proprio come mantenere la spiaggia pulita.
Vabbè, torniamo in ruta. Voglio pensare che sia un primo inizio, un po' come quello che è successo da noi dopo gli anni '80. Lo abbiamo detto più volte, io da bambina ricordo le strade abbastanza sporche nostre, probabilmente perché eravamo del centro Italia, non lo so, per me era abbastanza una cosa generale. Magari qui questo processo è tardato ad arrivare, ma prima o poi le persone verranno educate a non lasciare immondizia là dove capita, che può essere la spiaggia, possono essere le strade. Altrimenti sarebbe veramente uno spettacolo della natura. Anche perché è una zona evidentemente poco popolata, al di là dei villaggi o dei piccoli paesi che incrociamo. A meno che qui non vengano rilasciati i rifiuti di qualche grande industria o di qualche altra grande città peruviana, non riusciamo a spiegarci il perché di questa spazzatura e di queste acque così sporche. Magari non è neanche colpa dei peruviani, ma è un qualcosa di internazionale che sta succedendo. Quindi se qualcuno di voi ha delle informazioni in merito può scriverlo nei commenti per condividerlo un po' tutti insieme. A proposito di questo vi chiediamo magari di lasciare un mi piace se vi piacciono i nostri contenuti, di commentare, di controllare se siete iscritti al canale e se la campanellina per rimanere aggiornati sui nostri contenuti è già stata attivata. Grande potenza in questo punto del Pacifico. Che vedere il mare in queste condizioni a volte toglie un po' di speranza, che poi di mare non si tratta quanto di oceano, e forse ha ragione ad essere arrabbiato. Immergere ancora di più vi diciamo che l'odore del mare è fortissimo, a tratti quasi fastidioso, non ne siamo abituati. Mamma mia. Non so cosa sia successo qua, mamma mia che disastro ragazzi. Il camion non sono riuscito ad accendere la camera, ma il camion aveva tutta la fiancata rivelta, o si è addormentato l'autista, guardate qua, quindi non ha fatto la curva o magari andava troppo forte. Siamo noi, qualche camion e tutto deserto. Ho fatto la proposta a Sara di scendere appunto per farci il bagno, ma lei mi ha risposto: se vado è morte certa. Per me è morte certa perché non so nuotare benissimo e perché non sono un'appassionata di surf. Quindi che dite, cosa facciamo? Scrivetelo nei commenti. Lo apro una parentesi, la chiudo, si scherza mucho. Però è anche vero che capiamo il perché magari le località di surf tra le più rinomate siano proprio affacciate sul Pacifico, con qualche eccezione sull'Atlantico, è chiaro. Questa è una delle più grandi città che si trova tra Arequipa e Nazca. Anche
anche qua la situazione è un po' tipo il Marocco, ovviamente con mezzi propri tipo questo ronco. Quello che facciamo fatica a spiegarci è che tra le tante cose ci sono anche pick-up di un certo livello e non riusciamo a capire come sia possibile che abbiano queste macchine di proprietà e allo stesso tempo vivano in case abbastanza basiche e spartane. Non c'è rapporto, perlomeno per i nostri standard. Non mi riferivo alla casa in particolare quanto al contesto molto molto basico, per così dire anche povero. Siamo a Tanaka. Penso che loro dal divano di casa l'avessero riconosciuta. Chi è che non passa da queste parti minimo 3 o 4 volte all'anno? Beh, io l'ho detto per i più distratti, via. Ecco, ho capito, ok. Questo con il cambio la curva la fa. La fa. Ora addirittura la strada è a livello del mare, ovviamente con la sabbia che arriva fino ai bordi. Ci siamo un attimo fermati in questo posto abbastanza unico. Guardate la sabbia a terra. Il vento sta soffiando dal mare.